Salve a tutti, eccoci al terzo incontro sulla pratica regina della meditazione. In questa puntata vi accennerò a 5 punti importantissimi da prendere in considerazione, senza però approfondire troppo, lo faremo di volta in volta con il tempo, tanto da incominciare a prendere in considerazione alcune cose in base anche alle nostre possibilità. Il primo punto, il luogo di pratica. Il luogo di pratica può essere o esterno o interno. Cosa vuol dire? Che se abbiamo la possibilità di praticare all'aperto, in un bosco, in un giardino, vicino a un corso naturale di acqua, ben venga. Quello deve essere il nostro luogo. Scegliamo un nostro posto che sia sempre quello, in modo da creare, il nostro piccolo tempio di pratica naturale. Se non lo abbiamo, oppure fa brutto tempo, dobbiamo fare la stessa identica cosa all'interno di casa. Quindi se riusciamo ad avere una stanza nostra dedicata a questa cosa, alle nostre discipline, alle nostre pratiche, ben venga. Se non abbiamo lo spazio, cerchiamo di procurarcelo in un modo o nell'altro. Basta semplicemente, a bordo del letto mettete un bel tappeto, mettete dei cuscini, accendete dell'incenso per purificare l'ambiente, accendete una candela, sempre per migliorare le vibrazioni all'interno della casa, della stanza, e piano piano quel luogo deve essere il vostro luogo di incontro con voi stessi. Quindi queste sono due cose molto importanti, quindi esterno e interno. Secondo punto, la preparazione fisica. Quella abbiamo detto fin dal primo incontro che non è importantissima, ma in effetti non è vero. Perché? Allora, se siamo malati, che siamo costretti a letto, facciamo quello che riusciamo a fare. Se abbiamo ovviamente problemi grossi di salute alle gambe, alla schiena, possiamo stare seduti tranquillamente su una sedia, però in effetti il corpo non va dimenticato. Spesso e volentieri in passato in molti monasteri, sia cinesi che indiani che giapponesi, ma anche soprattutto occidentali, si fa l'enorme errore di dimenticarsi del corpo. Il corpo deve essere curato, bisogna fare la giusta ginnastica, la giusta preparazione per prima di tutto migliorare il flusso energetico all'interno dei meridiani, in linguaggio cinese, nadi se parliamo in linguaggio indiano. La circolazione sanguigna stessa non deve essere ostruita, quindi un minimo di preparazione per riuscire a rimanere per un tot di tempo immobili senza che il corpo diventa un peso è importante. Torneremo su questo aspetto parlando soprattutto di yoga, perché secondo me alcuni esercizi tratti dallo yoga sono essenziali per riuscire ad avere questa buona preparazione fisica. L'alimentazione. L'alimentazione, spesso e volentieri si divaga con l'alimentazione, purtroppo. Allora, la meditazione non richiede un'alimentazione specifica. La meditazione è una pratica che può essere fatta da chiunque che segua qualsivoglia tipo di religione, anche non credere a nulla, non è assolutamente un problema, perché è un'esperienza che noi facciamo con noi, dentro di noi e soprattutto in contatto diretto con quello che è la realtà universale. Quindi se siete indù, ovviamente non mangerete la carne. Se siete musulmani, non mangerete il maiale. Se siete cattolici, mangerete un po' tutto quello che volete. Ci sono delle regole anche in effetti per i cattolici, però adesso non stiamo a fare una lezione sulle religioni. Diciamo che assolutamente vero, ci sono degli alimenti che tendono un po' a disturbare la mente, a renderla magari un pochino più agitata. Ecco, prima di fare meditazione magari non bevete del caffè, non ammazzatevi di carni, cioè non mangiate degli alimenti che tendono in effetti, per essere digeriti, ad alterare la nostra capacità di rimanere immobili e rilassati. Quarto punto, la mente. Della mente parleremo tanto. Che cosa dobbiamo fare all'inizio? Ingannarla. La mente, riusciamo a rimanere immobili con il corpo, riusciamo a regolarizzare bene la respirazione,
la mente incomincerà ad aggredirci in tutti i modi possibili e immaginabili, perché la mente è una scimmia, quindi la dobbiamo ingannare inizialmente. Come? La cosa che vi consiglio di fare, che è più diretta, è con i suoni. Se siete in mezzo alla natura, concentratevi sui suoni naturali, il canto degli uccelli, il mormorio dell'acqua se siete vicino a un ruscello, come vi ho detto prima, il rumore del vento tra le fronde, no? Sentire il bosco che parla, gli alberi che comunicano fra di loro. Quindi perdetevi completamente nei suoni della natura, cioè cercate di concentrarvi su quello. Se siete in casa, cercate di mettere della musica appropriata, quindi un qualche cosa di quasi ipnotico, di monotono, quindi non è che dovete ascoltarla la musica, dovete semplicemente creare una curiosità acustica alla quale la mente andrà subito ad agganciarsi e rimarrà lì. Cosa abbiamo fatto? Invece di stare a combattere contro sicuramente 1000 pensieri che tenderanno ad arrivare all'interno di noi stessi, inganniamo la mente facendo un suono, ascoltando un suono. Perché ho detto facendo? Perché in effetti, come vi spiegherò più avanti, potremmo anche utilizzare un mantra, cioè una ripetizione di un suono che, ripetuto per un tot di volte, tenderà a far rimanere la mente ferma su un'unica cosa per un po' di tempo. È complesso il discorso, non è assolutamente semplice. Ci dovremo tornare su parecchio per spiegare bene, punto per punto, tutto quello che dobbiamo fare. In realtà, la meditazione come stato di essere è semplicissimo. Quando sappiamo dove andare, cosa fare, è come aprire una porta, entrare in un'altra stanza e richiudere la porta. Il problema è cercare di fare questa azione nel modo giusto, perché sennò facciamo tutto meno che meditare. La chiusura della meditazione. Nell'ultimo incontro avevo spiegato la posizione delle mani, no? Come posizionare le mani per riuscire a far circolare l'energia all'interno del corpo in determinati modi, per riuscire ad ottenere uno stato mentale opportuno per la nostra esperienza. Allora, facciamo che siamo rimasti per 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti, un'ora, quanto volete, in questo stato di profondo rilassamento e immobilità, dove abbiamo incominciato in effetti a vivere delle esperienze, a vedere delle cose. Adesso, ripeto, non approfondiamo perché ci dobbiamo arrivare piano piano, dovete capire tutti gli step. Quando vogliamo uscire da questo stato, perché in modo naturale lo abbiamo interrotto, no? È finito, siamo quasi infastiditi di rimanere nella posizione, ci fa male una gamba. Perché? Perché non abbiamo fatto ginnastica, quindi il nostro corpo incomincia a darci fastidio, dobbiamo andare a lavorare. Quindi abbiamo messo una sveglia dolce, delicata, che ci sta ricordando che dobbiamo uscire da quello stato mentale e spirituale, diciamolo, di benessere in cui ci trovavamo per affrontare la giornata. Ecco, non è che ci alziamo e ce ne andiamo così. No, dobbiamo chiudere. Quindi è molto molto importante che per chiudere sciogliamo la posizione delle mani che abbiamo scelto. Inspirando, raccogliamo bene, ci concentriamo sul centro dell'ombelico, espirando, portiamo le palme delle mani fino a giù, fino a sentire il basso addome. Cerchiamo in poche parole, visto che l'esperienza durante la meditazione tenderà a essere alta, a essere addirittura extracorpo, il nostro io tenderà a espandersi, ci sentiremo tutto. Se siamo in una stanza diventeremo la stanza, se siamo in un bosco sentiremo gli alberi, sentiremo gli animali, diventeremo praticamente una frazione del tutto quello che ci circonda. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riprenderci, visto che ci siamo estesi esternamente ed internamente, siamo sia dentro che fuori,
e raccoglierci in un unico punto. Come punto di riferimento prenderemo il terzo chakra. Cosa sono i chakra? Ne parleremo più avanti, piano piano. Il terzo chakra, in concomitanza del bulbo ombelicale, abbiamo un plesso nervoso ed energetico molto molto importante, dove dovrà essere raccolta la nostra energia che è stata liberata durante l'esperienza della meditazione. Esistono tecniche simili in ogni cultura orientale e tutte sottolineano la grande importanza della chiusura, ok? Quindi ripeto ancora, abbiamo le mani unite come vi ho insegnato la volta scorsa, è tempo di chiudere, portiamo le palme delle mani appoggiate con i dorsi sulle ginocchia, rimaniamo un attimino con le palme delle mani rivolte verso il cielo, poi lentamente inspirando raccogliamo bene dall'alto, espirando immaginiamo che la nostra energia sotto forma di luce o di calore, vedete voi che cosa vi viene meglio visualizzare o sentire, si raccolga nel bulbo ombelicale. Se sentiremo calore e formicolio in questa zona, come è molto probabile sentire, siamo a cavallo, perché siamo riusciti in effetti ad ottenere addirittura una sensazione fisica lavorando sulla nostra energia, che non dovrà mai essere lasciata libera, soprattutto a livello alto. Lavoriamo molto con il cervello durante la meditazione, stiamo toccando delle zone che solitamente si esprimono nell'inconscio, quindi non c'è da scherzarci. Non è vero che non ci sono controindicazioni in queste discipline. Una pratica, sia essa yoga, il tai chi, il qigong, i vari tipi di meditazione, non fanno sempre bene. Fatte bene, seguendo delle regole, fanno bene, fanno benissimo, anzi, sono motivo di evoluzione e presa di coscienza e consapevolezza spirituale. Se le facciamo male, possiamo farci del male, quindi magari cominciamo a avere incubi, dormiamo male, cominciamo a diventare irritabili, nervosi, abbiamo fatto bollire la pentola del nostro inconscio che per anni era lì buona, tranquilla dentro di noi, e lasciamo libera e liberiamo tutto così di colpo. Quindi quello che va aperto va sempre chiuso e soprattutto seguire bene i consigli, ok? Quindi mi raccomando. Ci sono tante cose da spiegare, tante cose da dire e nel corso di queste puntate cercherò di affrontarle tutte. Se poi c'è qualcuno che avesse qualche curiosità specifica, io sono reperibilissimo, ok? Sono una persona che il mio numero di telefono può essere trovato, sono sui social, sono su Instagram, sono su Facebook, andate sul mio sito internet, potete tranquillamente parlare con me o con il personale del mio staff che ovviamente vi indirizzerà a me. Ci vediamo nel prossimo incontro. Grazie ancora.